Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese. Il modello è in scala 1:8, è un'edizione De Agostini e l'uscita è la numero 75. Vado subito a vedere quello che è contenuto e a procedere al montaggio. Ma prima di questo, due cose. La prima è questa. Se ci fosse qualcuno interessato a dare lettura, oltre che visionare le immagini del fascicolo, può guardare il video unboxing, dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. La seconda cosa è di ringraziare tutti voi che siete i miei iscritti, tutti voi che mi visualizzate e alle persone non iscritte, sempre che ne abbiano piacere. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del modello, mi contatti privatamente, grazie. Troviamo questa, che è la leva del cambio. Eccola qui. Tutto quello che vedete è in plastica tranne questo, che è il piantone dello sterzo e che andiamo subito a mettere da parte perché non ci servirà in questa sessione di montaggio. Conserviamolo con cura. Questa è la maniglia della partenza, dello starter. Questa è la manopola della griglia di ventilazione. Vedete? Se avete visto i video precedenti, vi avevo fatto notare che qui c'era della plastica che era rimasta a causa dell'iniezione del pezzo quando è stato lavorato. Io sono andato a toglierla, levate le imperfezioni, mi raccomando. Due serie di viti, eccole qui, e tutte e due sono destinate ad essere avvitate nella plastica, quindi non mettete assolutamente nessun tipo di lubrificante. Io sono andato già a crearmi il mio filetto, ho preso questo, una vite, e sono andato a avvitarla qui. Ho preso questo, leva del cambio, una vite, e sono andato a avvitarla qua dietro. Lavoreremo sul cruscotto. Questa è un'altra cosa che avevo già messo, perché qui ci dicono di mettere la colla, ci consigliano di mettere la colla. Questa è la leva del freno a mano. Io ho provato a inserirla, ma devo dire che entra in maniera decisa, non ci sono incertezze, quindi ecco, io non andrò a mettere la colla, vedete, è già dentro ed è ben fissata. Se voi volete mettere la colla potete farlo, nel senso che è ovvio il modello è vostro, ma non farete alcun danno anche mettendo la colla. L'importante è che non usiate quella che fanno vedere qui, il ciano acrilico, perché con l'acido ciano acrilico che è contenuto all'interno vi diventa tutto bianca la plastica, quindi mi raccomando, usate un'altra colla se volete, non quella. Allora, prendiamo questo pezzo, svito la vite, e lo vado a inserire qui. Adesso vi faccio vedere.
che poi hanno fatto, guardate, non so se si vede, il foro a mezzaluna, ma questo è cilindrico, però non vi potete sbagliare perché questa parte qui, vedete la battuta più lunga, va ovviamente messa così. Adesso vi faccio vedere se ce la faccio a inserirlo. Con delle pinzette forse vi aiutate meglio. Vediamo. Oh ragazzi, ma no, ma no, ma no. Ma Michele ogni tanto ne fa una. Ha sbagliato Michele, non la De Agostini, perché non è qui che lo devo mettere. Guardate, ho interpretato male questa foto, vedete, vedevo la parte rossa qui arancione e il pezzo qui. Invece il pezzo va messo nell'altro foro. Aspettate che vi faccio vedere. In questo e non in quello sotto. E questi infatti, questo qua infatti, aspettate, perché qui facciamo le comiche davvero. Qui davvero facciamo le comiche. Allora, no, Michele non aveva sbagliato. È giusto, va messo qui dove c'è l'inserimento a mezzaluna. Pensavo che andasse qua dove era dorato, dove c'era il cerchio perfetto come questo. Boh. Eh sì, perché qui ci va la leva questa delle marce, perfetto. Quindi è solo quello il posto corretto. Questo qui, quello che cercavo di far inserire prima. Aspettate, vediamo se ce l'ho portata di mano. Di solito c'ho tutto a portata di mano. Eccola qua. Vediamo se questa mi aiuta, anche se è una pinzetta che vale nulla. Ma vediamo. Questo va messo così. E direi che mi ha aiutato. Sento già il coro di tutti voi. Michele, potevi farlo prima. Avete ragione. Avete più che ragione. Cosa vi devo dire? Non vi posso dare certamente torto. Allora, fatemi vedere un po'. Certo che, ragazzi, posso dire la mia, ma le foto sono... Cioè, ho sbagliato io prima perché mi sono confuso e poi alla fine l'errore che pensavo fosse tale invece era corretto, ma qui è spiegato veramente male. Comunque va così, dai. Prendiamo la vite, questa, e lo fermiamo da dietro. A me sta vite sembra piccola. Boh. Ma sta vite non va bene, ragazzi. Ci fanno mettere la vite questa, ma non va bene. Adesso vi faccio vedere.
È vero, non ci dobbiamo giocare, però questa dovrebbe avere il collarino più grande per prendere meglio. Vediamo se ne ho un'altra, un attimo, Poi ovviamente vi do l'indicazione anche a voi. Avrei messo questa, l'RP, che ha il collarino più grande, vedete? Però è troppo grande e mi danneggia il pezzo. Vediamo se riesco a stringere, a fermarla. Boh, proviamo. Ma secondo me no. L'ho tutto avvitato, ma più di così non tiene. Vedete? Non può tenere perché hanno sbagliato questa vite che andava fatta più larga dietro. Vediamo un po', metto pausa, proviamo a vedere se riesco con questa vite RP, ma credo di no perché è più al filetto più grande. Vediamo. Guardate ragazzi, l'unico modo è stato quello di evitare così forte la vite all'interno del perno da farla quasi entrare nello spazio dove invece sarebbe dovuta andare imbattuta al collarino, e così sono riuscito a bloccarlo, non si muove più. Poi prendo la leva del cambio, vado a rimuovere la vite, questa, e la vado a inserire nell'unica posizione possibile. Vedete? Questa parte piatta deve andare a battere contro questa parte qui. Così. E avvito. Che bello, veramente. E poi andiamo a infilare la maniglia dello starter. Io ho dovuto intervenire qui levando delle irregolarità, probabilmente anche voi le avrete, quindi ecco, non lasciatele. E andiamo a inserirla così. La lasciamo semplicemente così perché poi questa parte finale andrà poi a inserirsi nella carrozzeria una volta che monteremo il cruscotto su di essa. Quindi mi raccomando, state tranquilli. Abbiamo finito questo montaggio. Adesso prendo quello che ho montato fino a questo numero 75 e poi ci salutiamo. Io poi andrò a prepararmi 6 video di Robocop, il cyborg Alex Murphy, un'armatura alta, anzi o meglio un cyborg alto 62 cm circa. Stavo dicendo 75 perché sto facendo anche il Mazinga Z che è alto 75. Ecco qui. Guardate che meraviglia. I sedili in tessuto, tappetini interni in gomma, posteriormente e anteriormente. Non guardate la portiera che ho già messo perché è semplicemente appoggiata, non ho avvitato nulla. L'ho fatto solo perché poi andrò a fare la foto della copertina e mi piace più vederla così.
un modello magnifico. Cos'è rimasto ancora? Cofano anteriore, arrivo, eccolo qui, questo è il paraurto. Questo è un tubo che poi si inserirà qui all'interno. Lo specchietto retrovisore interno che non ho inserito, ve l'ho spiegato nel video precedente il motivo. E infine questo meraviglioso cofano anteriore. Ecco qua. Questa macchina è uno spettacolo, una riproduzione meravigliosa, bellissima, sono veramente contento di averla fatta. Ragazzi, grazie a tutti del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, mi raccomando, se avete piacere seguitemi, non mi saltate le pubblicità, mi darete così una grande mano d'aiuto, e se avete sempre piacere condividete i miei video nei gruppi dedicati, così mi darete una mano ulteriore a farmi crescere. Ciao a tutti ragazzi, a presto!